Bene amici, oggi scopriamo insieme il Salpa Soleil 24.5, un battello con una lunghezza fuori tutto di 7,85 m e una larghezza di 2,94 m con tubolari gonfi ma perfettamente carrellabile da sgonfio. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamolo insieme! A poppa si trovano due plancette strutturali separate dal motore che vede una potenza minima a partire da 175 cavalli fino ad arrivare a un massimo di 300 cavalli. All'interno della plancetta di sinistra è ottenuta la scaletta di risalita, scaletta quindi a scomparsa, con relativa maniglia tienti bene non solo sul profilo orizzontale ma anche qui sulla sinistra, che consente di avere una salda presa in uscita dall'acqua. Accediamo quindi a bordo, vediamo che c'è questa pedana che copre il pozzetto motore, che quindi consente di passeggiare letteralmente da un lato all'altro, perché guardate la larghezza delle plancette è più che generosa per la sua categoria e quindi consente di sfruttarle al massimo. In basso c'è la doccetta per il risciacquo nella zona di poppa, mentre sulle mastre in vetroresina sono installate le gallocce per l'ormeggio. Accediamo quindi a bordo, vediamo che c'è un divano a forma di C piuttosto ampio per la sua categoria, perché occupa l'intera larghezza interna del battello e oltretutto è modulare, perché lo schienale è sollevato a 90 gradi, ma semplicemente sganciando le cerniere è possibile abbatterlo di 90 gradi e quindi ampliare ulteriormente lo spazio. E in più c'è la possibilità di installare una base fissa con tavolo per creare un adinette di poppa, oppure rimuovere la base, poggiare la tavola sui supporti in vetroresina e aggiungere un ulteriore cuscino per avere un'unica grande area prendisole di poppa. E guardate qui, è davvero incredibile, soprattutto tenendo conto anche che le mastre offrono protezione qui ai lati e c'è l'imbottitura, quindi possiamo utilizzarle anche come chaise longue, dal momento che danno un ottimo supporto per la schiena. L'ombra è assicurata dal tendalino. In questo allestimento vediamo la presenza del bimini con gli archi in acciaio, ma è possibile installare anche un roll bar con gli archi telescopici per ombreggiare fino a metà del battello. In più il divano di poppa è gavonato al suo interno, c'è un gavone centrale tecnico con batterie, impianti e pompa di sentina, mentre ai lati ci sono altri due portelli che si possono sollevare e aumentare lo spazio di stivaggio. Il serbatoio del carburante invece è alloggiato a centro scafo, mentre il blocco seduta è leggermente decentrato sul lato di dritta per consentire un passaggio più agevole sulla sinistra, perché guardate, riusciamo a muoverci a bordo senza nessuna difficoltà e oltretutto si può sollevare verso prua per accedere al blocco cucina. Cucina esterna in questo allestimento con lavello e grande piano d'appoggio, ma su richiesta è possibile installare qualsiasi tipologia di piano cottura, mentre in basso c'è un portello stagno di stivaggio, ma è possibile installare anche un frigorifero elettrico. Guardate anche la maniglia tienti bene, consente di avere un comodo appiglio, perché io riesco a stare anche seduto e a reggermi sul supporto. In questo modo anche le persone più inesperte riescono a stare a bordo senza difficoltà, anche con mare formato, dal momento che il piano di calpestio è ben ribassato rispetto all'altezza dei tubolari in neoprene orca, quindi ottima qualità, con altezza che arriva al di sopra del mio ginocchio, mentre nella porzione di poppa ci sono le mastre in vetroresina, come abbiamo visto, che consentono quindi di essere sempre ben protetti a bordo. La postazione di comando vede una seduta biposto con schienale fisso e soprattutto con layout ergonomico, perché guardate, riesce a dare supporto alla schiena ma al tempo stesso alla doppia inclinazione per offrire supporto al bacino, e quindi possiamo governare sia in modalità tradizionale seduti comodamente che in modalità appoggiareni per avere maggior reattività. Quindi mi pongo al comando, posso puntare i piedi sul gradino strutturale in vetroresina in basso e guardate, ho il timone ben raggiungibile spostato sulla dritta, nessun ingombro con le ginocchia. Qui c'è la predisposizione per la manetta di potenza, il resto della plancia è totalmente configurabile secondo le esigenze dell'armatore, una maniglia per il copilota per avere anche in questo caso una salda presa, e gli interruttori on-off sono disposti su un'unica fila con presa 12 volts, mentre qui c'è il controller separato per il salpaancora. In questo modo non ci sono problematiche di attivazione accidentale del vericello e quindi riusciamo ad avere tutto sotto controllo e soprattutto a portata di mano, perché stando qui in postazione riusciamo a raggiungere tutti i controlli delle utenze. La bussola è ben visibile in alto e guardate anche l'altezza del parabrezza, perché io sono comodamente seduto con i piedi puntati sul gradino e riesce a superare anche il mio viso, quindi siamo sempre ben protetti dal vento frontale. C'è anche il profilo in acciaio dal quale è ricavata questa comoda maniglia tienti bene grazie al layout del parabrezza, che consente quindi di avere ulteriore supporto su entrambi i lati della console. Ci spostiamo quindi verso prua, come vi dicevo la console è spostata sul lato di dritta, quindi
passaggio è preferenziale sul lato di sinistra, corridoio piuttosto ampio che ci consente quindi un movimento agevole, e arriviamo quindi nella porzione anteriore. Prua totalmente rivestita di cuscini, quindi predisole che occupa l'intera larghezza interna del battello, comodissimo, qui 2 portabicchieri integrati all'interno della tappezzeria, mentre anteriormente al cassero è ottenuta una poltroncina con schienale fisso per 2 persone che è gamonata al suo interno. Sollevando il portello è possibile avere tanto spazio di stivaggio e soprattutto si accede anche al serbatoio dell'acqua. Inoltre il layout di prua è modulare, abbiamo il corridoio che permette di muoverci agevolmente intorno alla console e quindi accedere anche sul lato di destra del battello, ma è possibile aggiungere 2 prolunghe per richiudere interamente l'area e avere quindi un unico prendisole ancora più ampio che consente quindi il massimo del relax a bordo. In più, al di sotto del prendisole abbiamo 2 gavoni, c'è un primo più ampio, molto comodo, dove poter alloggiare le prolunghe, i cuscini e le dotazioni di sicurezza, mentre verso prua c'è un secondo portello che consente di avere ancora più spazio a bordo e quindi lasciare il piano di calpestio libero da ingombri. Guardate anche le maniglie tinti bene, anch'esse in neoprene, che consentono quindi di avere una salda presa a bordo, quindi come vi dicevo in qualsiasi punto del battello abbiamo un appiglio e riusciamo a stare sempre ben protetti, perché anche nell'area di prua il tubolare è sopraelevato, quindi comodissimo, riusciamo a utilizzarlo anche come supporto per la schiena. Supporto per la schiena che ho ottenuto anche sul musone, vedete c'è il cuscino integrato che consente di avere maggior supporto, mentre arrivando nell'area prodiera vediamo che all'interno del portello c'è il vano dedicato al vericello quindi ben monitorabile dalla plancia di comando, perché riusciamo ad avere pieno controllo del musone, quindi una sola persona riesce a effettuare tutte le operazioni di ancoraggio stando semplicemente in plancia di comando. Completa l'allestimento di prua la doppia galloccia per l'ormeggio da un lato e dall'altro, oltre alla presenza del piano di calpestio rivestito in antisdrucciolo diamantato, che consente quindi di agevolare la salita e la discesa quando si ormeggia di prua, perché vedete non ci sono dislivelli e quindi è semplicissimo salire e scendere da bordo. Su richiesta è possibile installare un rivestimento sintetico su tutte le superfici calpestabili del battello. E quindi cari amici, questo è il Salpa Soleil 24.5, come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team.